Visto che parliamo sempre di argomenti pesanti, questa volta ho deciso di trattare un argomento più leggero. Parliamo di ghigliottina. In questo modo speriamo di accontentare i nostri amici appassionati di serial killer, testimonianze, sangue, malati di mente e processi. Speriamo un minimo di accontentare la loro sete di macabro. Cominceremo con una breve descrizione che ho preso da un canale YouTube che si chiama Vanilla Magazine, o meglio, l'ho praticamente rubata, l'ho estrapolata, contrita, riassunta e riversata, scritta sul mio computer. Ve la riporto semplicemente sintetizzata. Iscrivetevi al canale Vanilla Magazine perché c'è un ragazzo che fa divulgazione scientifico-storica molto bravo. Attenzione perché a questa descrizione, tra l'altro singolare, della ghigliottina seguiranno 2 video. Uno che tratta del cortometraggio di Georges Méliès, 1906. Il brigante è stato catturato, chiuso in cella e attende di essere giustiziato. Orribili visioni turbano le sue ore finché arriva il momento in cui la condanna deve essere eseguita. Vengano a prenderlo per condurlo quindi alla ghigliottina. Lontano dai ritmi leggeri, pirotecnici, caratteristici delle opere di Méliès, qui resta solo l'orrore meccanico, freddo della procedura di morte perfettamente portata a termine, è quasi un'esecuzione tecnica della ghigliottina. Il secondo filmato che tratteremo sarà una ricostruzione cinematografica delle Carmelitane di Compiègne. Perdonate la pronuncia, ma da analfabeta. Andiamo a vedere Matrix Resurrection. Matrix Resurrection. Questo posso offrire. Le Carmelitane di Compiègne furono un gruppo di 16 religiose, 11 monache, 2 converse, 2 suore esterne e una novizia, giustiziate nel 1794 per aver rifiutato di rinunciare al loro voto monastico. Quando, come e soprattutto per quale motivo nacque la ghigliottina? Per quanto possa apparire curioso, lo strumento d'esecuzione capitale, divenuto l'emblema degli eccessi rivoluzionari francesi del Settecento, la ghigliottina nacque con intenti umanitari. Nel Settecento le pene di morte variavano a seconda della tipologia di crimine. L'impiccagione per i ladri, lo squartamento per i regicidi, il rogo per i falsari e per gli eretici, mentre la decapitazione era un privilegio destinato ai soli aristocratici. Essere appesi a un capestro veniva infatti considerata una morte infamante. Fu un brillante anatomopatologo, professore presso la facoltà di medicina di Parigi, José Guillotin, a proporre un sistema d'esecuzione più umano che risultasse rapido, privo di inutili sofferenze e soprattutto privo delle consuete sedute di tortura che il vecchio codice penale prevedeva per i condannati prima che fossero giustiziati. Guillotin fu eletto nel 1789 come deputato di Parigi agli Stati Generali. Il 6 ottobre presentò all'Assemblea nazionale 6 articoli volti a emendare il codice penale, riguardanti principalmente le modalità di esecuzione della pena capitale e il trattamento da riservare ai parenti dei condannati. In particolare, Guillotin insisteva sulla necessità di considerare i familiari estranei ai crimini commessi dai loro congiunti, invocando l'approvazione di una legge sul divieto di confisca dei beni dell'imputato. Confisca che aveva spesso effetti disastrosi sugli innocenti imparentati con il colpevole. Guillotin si batté affinché i corpi dei condannati alla pena capitale fossero restituiti alle famiglie per una degna sepoltura. Le proposte di modifica al codice penale si muovevano tutte in una direzione di umanizzazione del trattamento delle vittime condannate al patibolo. Il medesimo spirito illuminato ed egalitario animò un'ulteriore proposta di legge presentata dal dottore il 10 ottobre del 1789 e approvata il 3 giugno del 1791. Prevedeva che la tipologia di morte fosse unica per tutti i condannati senza distinzione di classe e che consistesse nell'avere la testa spiccata
tecnica che avrebbe dovuto, nelle intenzioni del suo promotore, risparmiare alle vittime inutili sofferenze. Tuttavia, il semplice meccanismo destinato a garantire una fine indolore ai condannati fu infelicemente descritto da Guillotin all'Assemblea nazionale come un congegno in cui la lama cade, la testa è tagliata in un batter d'occhio e l'uomo non è più. Percepisce appena un rapido soffio d'aria fresca sulla nuca. Anche in Inghilterra era in funzione una macchina simile, chiamata patibolo di Halifax, mentre in Scozia ne era in vigore già una dalla metà del Cinquecento, denominata Scottish Maiden, pulsella scozzese. In Italia, sempre nel Cinquecento, il congegno in uso recava il nome di mannaia e venne comunemente utilizzato nella Roma papalina sino alla conquista da parte del Regno d'Italia nel 1870. Visto che non mancavano numerosi precedenti del settore, l'Assemblea nazionale assegnò ad un medico, il fisiologo Antoine Louis, il compito di mettere rapidamente a punto un sistema similare che assicurasse la riuscita delle esecuzioni perfette auspicate da Guillotin. Lui compilò un promemoria intorno ai modi della decollazione e presentò un progetto che venne commissionato dal tedesco Tobias Schmidt, fabbricante di clavicembali, per la cifra di 960 franchi. Il nuovo sinistro marchingegno, progettato e realizzato in sole 2 settimane, fu consegnato il 17 aprile del 1782. Il suo utilizzo fu dapprima sperimentato su alcuni montoni, poi su 3 cadaveri del carcere Ospizio. Risultò perfettamente funzionante. Presentava una struttura tanto semplice quanto efficace, composta da alcuni elementi essenziali: lo chapeau, ovvero una sbarra orizzontale sormontante 2 legni verticali, il mouton, il grosso pezzo di piombo in cui era incastrato il couperet, la lama, destinata a scorrere nelle scalanature dei pali laterali, le bascule o asse mobile sulla quale veniva disteso il condannato, la lunette, il collare che immobilizzava la testa del condannato e infine il panier, la cesta piena di segatura dalla quale cadeva la testa del condannato una volta spiccata dal resto del corpo, prima di venire afferrata per i capelli e mostrata sanguinolenta al pubblico. Il giorno dell'inaugurazione ufficiale fu il 25 aprile del 1792 nella gremitissima Place de Crève, tradizionale luogo di esecuzione dei criminali comuni. Nicolas Jacques Pelletier, responsabile di omicidio e furto, fu il condannato prescelto. La Louisette gli tranciò la testa di netto, tra l'entusiasmo popolare. Il nuovo letale dispositivo era pronto ad iniziare il suo cruento lavoro contro i presunti nemici della rivoluzione. Il 21 agosto del 1792, con le prime esecuzioni politiche che avevano seguito gli eventi del 10 agosto, la macchina fu spostata in Place de la Réunion, ora Place du Carrousel. Ulteriore spostamento seguì il 9 giugno del 1794, quando la Louisette traslocò in Place Saint-Antoine e dopo solo 4 giorni in Place du Trône Reverse. Tale spostamento fu dovuto alle preoccupazioni per la salute pubblica. In 3 giorni aveva eseguito 73 sentenze. E la quantità di sangue versato era così copiosa da non poter essere assorbita dal terreno, provocando miasmi pestilenziali. Complessivamente, in quasi 23 mesi, si calcola che in Francia vi furono 30.000 esecuzioni capitali e 12.000 esecuzioni sommarie. L'escalation del terrore rivoluzionario, culminato nelle settimane del Gran Terrore, tra il giugno e il luglio del 1794, fece probabilmente venire ai parigini una vera e propria nausea da patibolo, con le sue 1376 vittime in un ultimo giorno. Nella lunga lista figurarono il sovrano Luigi Capeto come il numero 1, Maria Charlotte Corday come il numero 48, mentre la regina Maria Antonietta risultò registrata al numero 102. Contrariamente a quello per cui José Guillotin si era battuto, cioè un'esecuzione capitale che avvenisse in privato e che conservasse per quanto possibile una certa umanità, lo strumento che prese a furor di popolo indebitamente il nome da lui
trasformò il patibolo in un vero e proprio luogo di spettacolarizzazione della morte, rendendo l'esecuzione capitale un'occasione di macabro svago per i cittadini. Come se non bastasse, la velocità d'esecuzione che si richiedeva al boia per evitare sofferenze ai condannati, un paio di minuti in tutto, fu giudicata dalle cronache dell'epoca meccanica e disumanizzante. Quando udì la gente ribattezzare il sinistro congegno con il suo nome, lo sconcertato Guillotin, che per morale non aveva mai partecipato ad alcuna esecuzione pubblica, contestò vigorosamente e continuò a protestare invano contro quella che aveva da sempre reputato un'incredibile ingiustizia. Aveva trascorso la sua vita come politico spendendosi in difesa dei diritti umani e come medico distinguendosi per la sua professionalità. Ma si vedeva infine condannato ad essere ricordato non per il suo anelito umanitario, ma come un rasoio nazionale che non aveva nemmeno inventato. Un autentico paradosso per un illuminista che voleva in realtà conferire all'esecuzione capitale un minimo di pietà e giustizia umana. La ghigliottina fu lo strumento d'esecuzione per eccellenza in Francia sino al 1981, quando venne abolita la pena di morte. Several weeks have passed. We now see the prisoner asleep in his cell, tossing restlessly upon his cot. Every night, his sleep is disturbed by horrible dreams. He seems to see the guillotine stretching forth its red, sinister arms to grasp him. When he is sound asleep, a man enters his cell and with a slight tap upon his shoulder awakens him. The hour of expiation has come. By the uncertain light of a smoky lantern, the assistants of the executioner set up the direful machine, which is soon to rid society of so undesirable and bloodthirsty an individual. The servant of the law finally tests the machine to assure himself that it works perfectly. The fatal hour has come. The executioner rings and disappears within the prison.
the door of the prison opens again. The priest first appears. When the priest moves aside, the wretch sees the instrument of death and shudders frightfully. He makes a last effort to escape, but in vain. Law and justice are above crime and disorder.